Doge V20. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò di un telefono rugged particolare. Guardate, sono al buio pesto e voi riuscite a vedermi grazie ad una funzione particolare di questo telefonino. Volevo stupirvi con effetti speciali ed effettivamente mi sa che ci sto riuscendo. Allora, accendo la luce, se riesco a vedere l'interruttore, vado a memoria, ok. Ragazzi, questo telefonino è davvero molto particolare e tra l'altro è anche il telefonino più bello e più curato tra i rugged che abbia mai provato. Quindi accendo tutte le luci, mettiamoci sul bancone, guardiamo come è fatto, vediamo cosa viene dato in dotazione, insomma studiamolo assieme. Iniziamo! E allora ragazzi, dopo questa introduzione con effetti speciali, vediamo per bene da vicino il telefonino. Io nella confezione ho trovato anche questa valigetta rigida, semi-rigida, con l'interno sacomato con il foam e questo berrettino. Comunque all'interno della scatolina troverete il telefonino, un cavo USB, un accessorio che serve per poter aprire sia il vano per la ricarica che per poter aprire anche lo sportellino dove inserire la SIM card e la scheda. Ovviamente verrà dato in dotazione anche il libretto di istruzioni, scritto pure in italiano, e un secondo vetrino da applicare sulla superficie per proteggere il vetro, più il caricabatterie per ricaricare rapidamente da 33 watt e 3 ampere, con uscita USB di tipo C. Questo telefonino lo troverete in vendita dal 21 febbraio 2022 ad un prezzo in offerta di 263 euro, dopodiché tornerà al suo prezzo normale di circa 350 euro. Allora voglio farvi vedere questo telefonino nei dettagli. Per me è il telefono rugged più bello che esiste, perché in tanti mi scrivete sotto i commenti del video che i telefonini rugged sono comodi, sono resistenti e robusti, però non sempre sono effettivamente belli, sono massicci però mancano di eleganza. Questo telefonino combina le due cose, la robustezza, l'eleganza e la resistenza a urti, cadute, impermeabile eccetera, ma guardate come è rifinito. Forse è davvero il telefonino rugged più bello che io abbia mai avuto. Guardate nei dettagli. Questa è la parte posteriore con un materiale soft touch gommato e questa finitura carbon look davvero bellissima. Dietro c'è il comparto fotografico con una fotocamera da 64 megapixel, un grandangolare da 8 megapixel e la fotocamera a infrarossi per la visione notturna da 16 megapixel. Questo è sia il flash che il dispositivo infrarossi che serve a far funzionare la telecamera, e questo invece è il display posteriore, l'unico elemento del telefonino non rugged. Per poterlo attivare mentre sottosopra basta picchiare due volte e si accenderà mostrando sia l'orario che il livello della batteria, eventuali notifiche, ma è possibile anche scorrere e variare le varie funzioni. Io ho impostato ciò che riguarda la riproduzione degli audio. È possibile sbloccarlo sia con riconoscimento facciale, impronta digitale oppure il classico codice. E questo è il display, brillante e luminosissimo. Questo invece è il tastino personalizzabile, ci permette tramite le impostazioni di decidere cosa debba fare in base al numero di pressioni. Per esempio, come vediamo da questo menu, possiamo decidere con un singolo clic, doppio clic oppure pressione lunga se attivare o meno alcune funzioni. In questo caso io ho deciso di non attivare nulla, ma potremmo per esempio attivare la torcia, screenshot, aprire la fotocamera, eccetera eccetera. Queste invece sono le impostazioni che riguardano il display posteriore. Questa è la schermata che avete visto poco fa. Possiamo variare colore oppure tipo di visualizzazione, oppure decidere cosa vedere dallo stesso display. Come sempre troveremo alcune applicazioni preinstallate, tra cui la radio FM che funziona una volta collegate alle cuffie che fungono da antenna, e la scatola portaattrezzi che vi ho fatto vedere su tutti i telefonini rugged e ci permettono di utilizzare alcuni strumenti tipo livelle, goniometri, misuratori di distanza, contapassi, fonometro, bussola eccetera. Sono tutte funzioni da prendere con la pinza, tranne qualcuna che può essere approssimata come misuratore di decibel, la torcia, la lente di ingrandimento e qualche altra cosa. Però alcune funzioni come ad esempio la livella e insomma strumenti di precisione, come ho sempre detto, sono semplicemente dei gadget che ci aiutano ad arricchire il telefono, ma effettivamente non ritengo affidabili. Adesso voglio farvi sentire di questo telefonino la qualità audio. Avevo già aperto un video, quindi ascoltate. Un audio limpidissimo che si sente molto bene, perché Doge su questo telefonino, oltre a puntare sulla resistenza e sulla qualità del materiale con cui è stato costruito, hanno puntato appunto sulle prestazioni, sulla bellezza, sulla qualità delle foto che riesce a scattare. Infatti ho scattato alcune foto che ritengo davvero di buona qualità. Alcune sono state fatte contro luce appositamente per metterlo alla prova e testarlo. Queste sono delle foto scattate al buio all'interno del mio studio. Questa in esterno, come vedete, tutti i dettagli si vedono perfettamente, le foglioline dell'ulivo, i dettagli della corteccia, eccetera, e anche la luce mi piace tantissimo. Questo invece è un tramonto, come vedete,
dei bei colori, si vede tutto molto dettagliatamente, anche le palme che sono contro luce si vedono pure molto bene. Questo è un video selfie del tramonto, non mi piace come è venuto, quindi non ve lo farò vedere però comunque questa è la qualità della fotocamera. Questo invece è un paesaggio, mi piace molto la qualità, anche se forse c'è un po' troppo contrasto. Comunque la qualità della fotografia mi piace. Questa è una foto fatta da vicino a un fiore, si vedono anche in questo caso tutti i dettagli. Mi piace anche la sfocatura nella parte posteriore, che dipende dalla profondità di campo e non è un effetto. Quindi comparto fotografico che mi piace parecchio. Questa è una foto grandangolare, questa è la biblioteca di Agrigento e mi piace anche in questo caso come ha ripreso tutti i dettagli. Questa è una finestra molto distante, guardate come l'ha zoomata con tutti i particolari. E sempre parlando di comparto fotografico, abbiamo la possibilità di scattare fotografie classiche con lo zoom normale, una fotografia grandangolare che riprende con un angolo maggiore, la possibilità di registrare ovviamente anche dei video, la visione notturna che abbiamo visto poco fa, che funziona anche con la luce accesa, però ovviamente si vedrà semplicemente in bianco e nero. E poi alcune funzioni particolari tipo bellezza eccetera, che servono a dare dei filtri a delle fotografie. Modalità notturna, che in questo caso non è la visione notturna ma semplicemente allunga i tempi di esposizione per restituirci delle foto anche in caso di scarsa luminosità, ma non con l'effetto in bianco e nero. Super chiarezza, e poi di più ci permette di agire su alcune impostazioni per quanto riguarda la regolazione dell'ISO, l'esposizione eccetera. Ma è possibile utilizzare anche un time lapse, foto panoramica, azione lenta, scansione intelligente eccetera. Quindi un comparto fotografico davvero molto ricco. E allora adesso diamo un'occhiata alla velocità di questo telefonino durante la navigazione. Quindi scriviamo Doge V20, scorriamo fra i risultati. Ok, scorre velocemente, le immagini non vengono caricate proprio molto rapidamente, ma questo dipende anche dalla velocità di connessione. Comunque carica con una velocità relativamente veloce. Apriamo il sito del venditore e troviamo tutte le immagini riguardanti il telefonino. Vediamo se troviamo le informazioni e le caratteristiche tecniche direttamente dal sito del venditore. Allora, una batteria da 6000 mAh che ci permette di un utilizzo continuativo di 28 ore in chiamata, 18 giorni in stand-by e 2-3 giorni con un utilizzo normale. Ovviamente poi in base a ciò che si fa con il telefonino la batteria può consumarsi più o meno velocemente, dipende sempre dal tipo di utilizzo. Il display ha una risoluzione di 1080x2400 e 16,7 milioni di colori. Ha un processore octa-core e una ROM di 8 GB più 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 512 GB. Ovviamente è impermeabile, resiste a cadute, lance e maltrattamenti di qualunque tipo, ha una protezione IP68, IP69K. E come vedete momentaneamente è sotto carica tramite un cavo USB di tipo C. Potete utilizzare qualunque cavetto, non per forza quello che viene dato in dotazione, ma quello che mi è piaciuto è anche il fatto che ha la possibilità di essere caricato in modalità wireless. Infatti se lo poggio su questo caricabatterie wireless il telefonino inizierà a ricaricarsi. Ve lo faccio vedere mentre è spento. Allora lo metto sotto carica mentre è spento, così potete vedere anche l'animazione che appare sul display durante la fase di ricarica. Ok, abbiamo la batteria al 32% e lo stiamo ricaricando con questo caricabatterie molto economico preso all'Ikea a circa 5 euro. Ovviamente come tutti i telefonini di ultima generazione ha Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC eccetera. Allora proviamo il solito gioco di automobili, vediamo come si comporta durante questo gioco relativamente pesante, vediamo come si comporta. Ok, va bene ragazzi, come sempre in questo gioco sono una schiappa. Allora, come avete visto riesce sia a svolgere dei ruoli normali, quindi fotografie, audio, video, riproduzione di video tramite YouTube, lo scorrimento delle pagine web, giochi come questo che come sapete richiedono comunque una buona memoria al telefonino per poter elaborare i dati. Ok, adesso sto riproducendo invece un video in 4K.
per farvi vedere la risoluzione del display e anche la velocità nello scorrimento in avanti, perché un telefonino deve darci la possibilità di vedere un video ma di scorrere rapidamente in avanti senza avere dei lag, dei rallentamenti. E ovviamente questo dipende anche dalla connessione che utilizzate, se più o meno veloce ovviamente questo andrà ad influire. Quindi andiamo avanti di un bel po', quindi 10 minuti su un'ora. Ok, devo dire che effettivamente è abbastanza veloce. Faccio uno zoom sul display così riuscite a vedere meglio i dettagli. Guardate, spegniamo anche la luce. Una buona risoluzione. Su questo dispositivo Doge ha puntato davvero tantissimo sulla qualità audio, video, della qualità delle fotografie che riusciamo a scattare, video che riusciamo a registrare, eccetera. Davvero fantastico. E ora facciamo un paio di lanci qua, nulla di eccezionale, quindi facciamo due prove mentre è in funzione, facciamo due lanci. Ok, va bene. Come vedete, maltrattandolo, lanciandolo, il telefonino continua a funzionare perfettamente senza nessun problema. Va bene, dai ragazzi, ditemi che questi lanci vi bastano. Perché ogni volta mi dispiace vedere che si vanno formando questi segni, perché i telefonini rugged non si distruggono cadendo, però ovviamente l'urto lascia alcuni segni, soprattutto in questi angoli che sono in gomma, e servono proprio ad assorbire gli urti evitando che il telefonino si danneggi, però rimangono questi piccoli segnetti. Va bene, speriamo che non ce ne siano altri. No, ce ne sono altri, va bene, ok. Devo accontentarmi, ma dovevo farvi vedere un paio di lanci almeno qua all'interno del laboratorio. E allora ragazzi, oggi una cosa veloce, così in questo contenitore vi faccio vedere come il telefonino riesca a resistere anche all'interno di un contenitore di acqua, un contenitore piccolo, semplicemente per farvi vedere quanto sia resistente sia agli urti che ovviamente impermeabile. Basta anche poca acqua per farvelo capire, solitamente lo metto sotto il rubinetto, lo lancio in qualche pozzanghera, in questo periodo non sta piovendo come avete visto dalle foto del tramonto, quindi accontentiamoci di metterlo così in acqua. Allora, bagnato più volte, immerso, il touch continua a funzionare anche appena tolto dall'acqua. Come sapete solitamente con le mani bagnate il telefonino non funziona, invece in questo caso riusciamo a utilizzarlo pure con le mani completamente bagnate, col display appena tolto da questo contenitore di acqua, quindi perfettamente impermeabile, funziona molto bene. Proviamo anche la fotocamera, vediamo sott'acqua come si vede. Ok, come vedete riesce a vedersi bene anche mentre è sommerso. Per ora la fotocamera è almeno un centimetro e mezzo sott'acqua e riusciamo a vedere, come vedete, si è attivata anche la visione notturna, quindi riusciamo a vedere bene anche attraverso sia l'acqua che il contenitore trasparente. E allora ragazzi, volevo stupirvi con effetti speciali, spero di esserci riuscito, perché questo telefonino effettivamente è speciale, è un telefono rugged della Doge, che è leader nella produzione di telefonini rugged, telefonini in generale, e questa volta ha combinato la bellezza di un telefonino elegante con questa finitura carbon look, destinato secondo me sia ai giovani che ai meno giovani, perché ha una finitura sia sportiva che elegante. Il carbon look a me piace tantissimo, il display è molto luminoso, è potente e ci permette, come avete visto, di svolgere diverse funzioni tra giochi pesanti, navigazione internet eccetera, un ottimo audio, un'ottima risoluzione del display. Cosa volete di più? Secondo me è un telefonino questa volta azzeccato. Solitamente i rugged sono un po' aggressivi, un po' troppo robotici. Questo invece ha un bel aspetto e soprattutto la funzione notturna che ci permette di vedere in situazioni nelle quali, immaginatevi, non avete una torcia, dovete riuscire a vedere anche da lontano cosa avete di fronte, attivate la funzione della visione notturna e riuscite a vedere tutto come se fosse giorno, ovviamente però in bianco e nero. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad andare a guardare i link giù per poter vedere tutte le offerte, le combinazioni tra offerte, regali, sconti, omaggi eccetera eccetera che ha destinato Doge a chi comprerà questo telefonino dal 21 febbraio in poi. Iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!